Benvenuti a Dietalogando, io sono Vala e oggi spiegherò qual è la dose di attività fisica che può aiutarci a migliorare la nostra salute. Per gli adulti le attuali indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono quelle di svolgere ogni settimana 150 minuti di attività aerobica ad intensità moderata. L'intensità fa riferimento al ritmo con cui si svolge quell'attività. In pratica indica quanto duramente si sta lavorando. Ma come misuro l'intensità? Il metodo più semplice e immediato è il cosiddetto talk test. In pratica l'attività è leggera se riesco a chiacchierare tranquillamente, una passeggiata tra le vetrine con le amiche. È invece moderata se devo prendere fiato tra gruppi di parole ed è intensa quando non riesco più a parlare. Invece il metodo che spesso oggi si preferisce è quello mediante cardiofrequenzimetro o smartwatch. L'attività quindi sarà leggera se la frequenza cardiaca è compresa tra il 50 e il 60% della frequenza massima teorica, moderata se la frequenza cardiaca è tra il 60 e l'80% della frequenza massima teorica e invece intensa se la frequenza cardiaca supera l'80% della frequenza massima teorica. Benché sia il secondo a essere considerato più scientifico, è in realtà il talk test a consentire di calibrare l'attività alle caratteristiche e alla forma fisica della persona in quel momento. Rispetto invece al tempo da dedicare all'attività fisica, va sottolineato che l'obiettivo dei 150 minuti può essere raggiunto anche suddividendoli nei 5 giorni a settimana e gli stessi 30 minuti al giorno possono essere suddivisi in sessioni più brevi, per esempio una camminata di 10 minuti per 3 volte al giorno. Ma ricordate che tutto conta, anche i 5 minuti che impiegate per raggiungere il luogo di lavoro dal luogo in cui avete parcheggiato la macchina e che poi dovrete ripercorrere al ritorno. Cominciate a pensare a quante opportunità potete introdurre nella vostra giornata per aumentare i livelli di attività fisica. Nel 2015 è stato pubblicato su JAMA un lavoro molto importante sull'argomento che ha preso in esame 6 studi di coorte con oltre 660.000 partecipanti di età compresa tra i 21 e i 98 anni, che ha incrociato i dati di autovalutazione dell'attività fisica svolta dai partecipanti con gli eventi di malattia e morte che si sono verificati durante il periodo di follow-up. I ricercatori hanno osservato una riduzione statisticamente significativa del rischio di mortalità tra i soggetti che svolgevano attività fisica, anche se inferiore al minimo raccomandato. In sostanza con poco si ottiene molto, infatti per livelli di attività fisica inferiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la riduzione della mortalità è del 20%, mentre per livelli di attività fisica pari a quelli raccomandati dall'OMS la riduzione del rischio è del 31%. È in un certo senso confortante osservare che chi invece fa tantissima attività fisica non guadagna poi tanto in termini di benefici per la salute. È quindi sufficiente camminare un po' e non è necessario diventare un maratoneta per stare meglio e vivere più a lungo. E i famosi 10.000 passi? Nati come una trovata pubblicitaria, sono stati oggetto di numerosi studi e sono oggi un valido strumento di autovalutazione, ma ne parliamo la prossima volta. I buoni propositi vacillano come canne al vento di fronte alla comodità della palude quotidiana. Lo dice Cramo di Lesbo? Io sono la dottoressa Vala Poloni, ci rivediamo presto qui a Dietalogando.